Buongiorno alle mie ragazze, ai miei ragazzi, ai miei principi, alle mie principesse, ai miei imperatori, alle mie imperatrici. Allora, come state questa mattina? Allora, questa mattina mi è venuta l'ispirazione di fare una stesa per vedere quali sono le linee guida di questa giornata. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi perché è atemporale. E voglio metterci le carte metaforiche associative femminili e maschili per vedere qual è l'adempimento di questa mattina verso il nostro ideale. Quindi come ci dobbiamo rapportare al nostro daimon, al nostro sé superiore, al nostro sposo divino o sposa divina, che è la stessa cosa. E quindi a indirizzare sempre di più la nostra attenzione cosciente verso l'adempimento della nostra natura, della nostra vera natura, verso il nostro amore di noi nel raggiungimento del nostro sposo o sposa celeste. Quindi andiamo a vedere quali sono, che cosa ci dicono e come indirizzare il percorso di questa giornata per l'adempimento della tua missione, ok? Allora ne prenderò, farò così, perché non le posso mischiare tutte insieme, facciamo così, prendo questo e questo, ok, e le mischierò così, vediamo, sia maschile che femminile, poi ci facciamo ispirare e guidare, come già sapete. Allora, vediamo, unendo tutte le carte, per la mia meravigliosa famiglia e comunità di Tarot Mantique, cosa ci vogliono dire i maestri, gli spiriti attraverso le carte? Vediamo se esce da sola, vediamo se esce, eccola, una ballerina. Abbiamo una ballerina indomita, la vedete così? Abbiamo una donna che danza ha a che fare con la natura selvaggia che vuole che tu la esplori. La tua natura selvaggia ha a che fare con i tuoi talenti, i tuoi doni. E questa carta ti sta dicendo oggi fai che la tua bellezza risplenda. Tale bellezza ha a che fare però con una scompostezza, non so se si può dire scompostezza. Fai qualcosa che stupisce e fa un po' paura alla tua mente. Qua c'è una donna che è libera, danza con i capelli, con i capelli confusi, spettinati, però ha la grazia della danza. I capelli che rappresentano il mentale confuso, spettinato, il mentale è confuso. La mente può essere confusa in questa giornata. Allora tu sai cosa devi fare? Balla, danza, perché nel tuo corpo c'è una saggezza che la tua mente non conosce. Lasciati guidare dal tuo corpo, dal tuo istinto, perché facciamo fatica a seguire l'istinto, perché abbiamo questa mente che ci vuole misurabili, prevedibili e governabili, sotto il suo controllo. Allora scompiglia la mente. Tu sei confusa, sei confuso, scompiglia ancora di più e danza. Come diceva anche Rudolf Steiner, padre dell'antroposofia, la saggezza è nelle gambe, negli arti, e quindi la nostra memoria storica, atavica, è nell'istinto, negli arti. Questa è la giornata in cui ti puoi permettere di scompigliare completamente la mente, avrai anche occasione di fare cose che la tua mente potrebbe giudicare sbagliate, ma che il tuo istinto ti chiama a fare. È fortissima questa carta, fortissima. Fate, ragazze mie e ragazzi, se non l'avete ancora fatta questa mattina o questa giornata, la meditazione guidata per affrontare qualsiasi cosa.
ok? Vediamo ancora cosa ci raccontano. Eccolo, è uscito un signore qua, un signore è uscito qua stamattina. È uscito un signore, guardatelo, vedete? Che guarda un po' perplesso questa signorina. E beh sì, qua abbiamo un uomo, un ragazzo giovane, mi sa di una persona che sta molto al computer, con gli occhiali, una persona analitica. A livello simbolico questa figura è un personaggio maschile analitico, quindi il nostro mentale, che è il maschile, analitico. Allora avremo a che fare sia con persone che ci guarderanno un po' di sbiego, con l'occhio così, sia con la tua mente razionale che ti guarderà per cercare di capire, controllare e prevedere quello che stai facendo. Non ti fare controllare. Sii imprevedibile questa mattina. Sii imprevedibile. Fai azioni imprevedibili, impreviste alla mente razionale e anche impreviste alla persona che ti guarda in questo modo. Perché sappiamo che l'esterno è una proiezione della nostra anima, un'immagine della nostra anima comprensiva di persone e circostanze, affinché tu possa vedere le tue paure in qualità di karma e superarti. Il karma non è altro che un'immagine, le immagini che la tua anima ti manda per farti vedere quali sono le tue paure e i tuoi attaccamenti che ti separano dalla tua vera natura, dall'amore per la tua natura e quindi anche dall'amore, inteso proprio come archetipo. Allora fai azioni ribelli, istintive questa mattina. Mi raccomando, ti troverai a che fare con delle situazioni di analisi, devi agire distinto. Ok. Wow, vediamo adesso l'approccio sciamanico di questa mattina o di questa giornata o della mattina dopo se lo stai vedendo la sera. La croce andina, devi fare un salto che non conosci. Abbi fede di fare il salto laddove non conosci. Non è né nord né sud né est né ovest, è al centro, è un salto quantico, facendo cosa? Istinto, no analisi, istinto e no analisi, vai al centro. Ok, vediamo ancora. Ci metto le carte della dea. Sulla croce andina. L'allegria. Ridi. Vi ricordate la mail che vi ho letto nel video di qualche giorno fa della nostra sorella che aveva avuto un incidente in macchina con suo figlio? Ha iniziato a ridere, a fare le bolle di sapone. Bene, questo è l'andazzo. Ridi, gioisci, allegria, salto quantico rispetto a cosa? Al supervisore della mente che vuole controllare. Cosa fai? Cosa ti ridi? Tu ridi. Ok? Molto chiara questa stesa. Voglio metterci adesso i tarocchi per vedere un po' che circostanze ci sono interessanti che si possono accomunare a tutte voi o a tutti voi, ma questo è il corpus principale, ok? Vediamo un po'. Vediamo. Eventi salienti di questa giornata. Magari per alcune risuoneranno in alcuni ambiti, per altre in altri ambiti, per altre non risuoneranno proprio questi specifici che usciranno, ma questa è l'attitudine da utilizzare in qualsiasi circostanza di oggi. Ok. Vediamo.
re di bastoni. Il 9 di denari. Verrai ammirata sul posto di lavoro, ammirato sul posto di lavoro oggi, eh? C'è una persona che ti farà anche dei complimenti sul posto di lavoro o ha a che fare con il tuo benessere personale, nel sentirti proprio felice, appagata del lavoro che stai facendo, sia nel lavoro economia, eppure nei tuoi talenti, nei tuoi hobby. Verrai apprezzata, ti senti apprezzata da te stessa o da te stesso, vediamo ancora. 6 di denari, guarda, vedo che l'economia e il lavoro va benissimo oggi, verrai molto apprezzata, apprezzato per quello che farai nell'ambito lavorativo. Credo che abbia a che fare col tuo istinto proprio che ti guiderà, guidando anche la tua mente razionale e analitica al servizio di questo istinto. E le persone attorno a te saranno grate di questo tuo esempio. Vedo che il lavoro va benissimo oggi, molto bene. 9 di denari, 6 di denari. Ancora, mettiamo le due altre. 5 di denari. Oh là là, la forza, qualcuno ti chiederà come fai a fare quello che fai. C'è questa persona, alcuni di voi, questa persona ti chiederà come sei riuscita a ingranare la marcia sul lavoro, ad avere una promozione, a fare quello che fai, ti chiederà che com'è, qual è la forza, dove la prendi. Ti chiederanno questo, o sul lavoro, molti di voi e molti di voi sul lavoro. Se avete avuto delle circostanze un po' di abbassamento d'animo anche rispetto a delle circostanze lavorative, oggi vi riprendete, ci sono anche delle entrate per molti di voi, forza, entusiasmo, determinazione, qualcuno ti chiederà anche come fai per insegnarglielo. Vediamo un po'. Carta positiva per te oggi. Il 3 di spade, ti togli davanti praticamente una situazione di angoscia, assolutamente. 3 di spade al positivo mi dice se c'erano situazioni di cuore spezzato, no? Abbiamo capito ormai che il cuore spezzato non esiste, cioè esiste, no? E si ripara con l'arte del kintsugi, come ci insegna anche Selene, cioè il riparare con l'oro le ferite della coscienza. Allora io qua ti vedo completamente in piena forma questa mattina, riparando tante ferite dentro di te con la consapevolezza e la conoscenza, con l'allegria, con l'istinto, con l'azione rispetto alla mente analitica. E questo fa sì che, adesso ti dico, il 3 di spade, fammi aggiungere un'altra cosa, sì, che ci sarà un risveglio per te e anche una chiamata da parte di qualcuno che probabilmente non ti aspetti, che vuole recuperare una situazione inerente a un non averti considerata o considerato come meritavi. Mi parlano soprattutto di lavoro, circostanze affini, però può essere qualsiasi persona, Sì, il Papa, qualcuno ti terrà in grande considerazione oggi, tanto poi mi farete sapere. È bellissimo. Ti metto un'altra carta delle fate. Tu stai riprendendo nel frattempo? Sì. Allora, vediamo un'altra carta delle fate. Figlio? È possibile che ti chiami tuo figlio oggi, che ti dice che ha trovato lavoro per alcune di voi, Adesso si aggiungono altri messaggi, no? È possibile che ti chiami tuo figlio per dirti che ha trovato lavoro o che comunque ce la sta mettendo tutta, ci sono buoni risultati. Tuo figlio è vegliato e protetto mentre esplora il mondo, quindi non ti devi preoccupare per tuo figlio, anche per tua figlia se hai dei figli. Questo come messaggio specifico per un gruppo sostenuto di voi. La carta del figlio, che è energia maschile, qua abbiamo un maschile, si richiama anche al fatto che il tuo maschile interno, col fatto che tu agisci col tuo femminile istintivo con piena assertività, questo è il nuovo maschile che stai portando avanti, che fa azioni di allegria, perché il maschile, sapete, fa l'azione, no? Fa azioni di allegria, di controcorrente rispetto al vecchio maschile. Quindi è un nuovo maschile rinato. Ok. Vediamo ancora, mettiamone un'altra. Inverno. Le risposte alle tue preghiere e alle tue affermazioni si realizzeranno pienamente nei mesi invernali. Questa è una carta che mi parla soprattutto di questi progetti lavorativi qui, che vedranno la meglio, il pieno esploit grazie alla tua determinazione, alla tua forza, al tuo coraggio,
nei mesi invernali, mi dicono, sia un progetto lavorativo, un progetto autonomo o un progetto lavorativo. Diciamo che oggi avrai la forza, ricevi una chiamata per alcune cose che tornano in equilibrio, anche delle nuove entrate, che ti permetteranno anche di investire in inverno in qualcosa di nuovo che tu o stai pensando o ti verrà da pensare nei prossimi giorni. Ok, mettiamone ancora un'altra. Chiedi quello che vuoi, perché hai il potere. Lascia che l'universo e le persone sappiano ciò di cui hai bisogno. Questa è la carta che ti dice chiedi e ti sarà dato, no? Le grandi leggi esoteriche, chiedi e ti sarà dato, ma soprattutto, aggiungerei io, attenta al mentale, perché chiedi e ti sarà dato è sempre così. La mente cosa fa? La mente ha paura della magia, la mente ha paura di ciò che non conosce. La mente ha paura della magia perché la magia non è prevedibile, misurabile e controllabile, ma la magia è l'essere umano, che poi viene viziato dai condizionamenti della mente al servizio del sistema, perché la mente è uno strumento al servizio del sistema, e si ha anche paura a chiedere. Quindi chiedi quello che vuoi. Oggi puoi tutto, ma come ogni giorno puoi tutto. Ricorda, non esiste nessun nemico fuori. Il nemico è sempre la mente, che è la palestra che ci fa allenare potenziando le nostre armi spirituali. La mente con i suoi limiti, i suoi blocchi e il successivo superamento che tu fai grazie alla fede in te, grazie alla fede nell'allegria. Gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza. Ricordate il mito di Perseo, che per prendere gli strumenti per tagliare la testa a Medusa deve scendere nel regno di Ade, negli inferi, e tra questi strumenti ci sono i sandali alati, cioè la leggerezza. Quindi il viaggio nelle profondità ha a che fare con l'acquisizione della leggerezza. E quindi chiedi quello che vuoi, perché puoi tutto. Ok? Adesso ti metto un'altra carta dell'oracolo delle porte. Giano, ci sono tante comunicazioni, chiamate oggi. Giano mi parla di comunicazioni, di chiamate. Chiamate che hanno in sé una chiave di volta, un risvolto. La chiamata la vedevamo anche qui col giudizio. Chiamate inerenti all'economia o chiamate. Vedo chiamate, comunicazioni, energia che fluisce. La porta dell'Ade qua sotto mi parla proprio del regno di Ade che abbiamo appena pronunciato. Ed è proprio la scoperta del tuo talento, l'acquisizione della leggerezza, un cambio che arriva con questa energia in movimento su più fronti, su quelli che abbiamo descritto e su quelli che vivrai in questa giornata. Ne mettiamo un'altra di queste. Mettiamo la tua energia, l'energia che ti viene incontro e il perché. La tua energia. Tu stai osservando, anche qui osservi, anche se tu sei uomo, stai osservando qualcosa, cosa ti viene incontro? Cuore fedele. Cuore fedele è una persona che è fedele ai tuoi ideali, una persona che ti è fedele, una persona che ti ammira, che ti apprezza, una chiamata da una persona che ti ammira, che ti apprezza, che tu o stavi aspettando o stavi osservando. Mi può parlare di vari ambiti, ripeto, perché siamo a migliaia. Qual è il perché di tutto questo? Riparare. C'è qualcuno che ti chiama, che tu stavi aspettando, oppure stavi osservando, o stavi nella tua attesa, che è fedele a te per riparare. Quindi chiamate da parte di qualcuno, anche può essere un figlio, ma mi può parlare anche in ambito lavorativo, quindi vedete un po' durante la giornata dove vi risuona. Quindi detto questo, ragazzi miei, ragazzi, stesa bellissima per questa mattina, io concludo qui, vi abbraccio profondamente esortandovi a studiare, studiare, studiare e noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!